Bentornati nel nostro angolo dove ogni passione trova voce. Oggi vi porto una storia avvolta nel mistero, tenera e allo stesso tempo carica di significato. Preparatevi, perché stiamo per parlare di un segreto, di un dono pensato con cura che Dimetos Demir ha voluto fare a Khan Yaman. Non un regalo qualsiasi, ma qualcosa che lei avrebbe commissionato proprio a uno straniero, lontano da casa, con l'intenzione di sorprendere in modo speciale. Riuscite a immaginare di cosa potrebbe trattarsi? Se è la prima volta che passate di qui, questo è il momento perfetto per unirvi alla famiglia del nostro canale. Cliccate su iscriviti e attivate la campanella, così non perderete nessuno dei nostri racconti. Lo dico perché quello di oggi è un viaggio dentro le emozioni, la discrezione e le scelte che fanno battere il cuore, specialmente quando riguardano due volti che hanno segnato l'immaginario di chi ama le storie intense, Khan Yaman e Dimetos Demir. Andremo con calma, passo dopo passo, per non perdere neanche un dettaglio. Per prima cosa, ricordiamo il contesto. Khan Yaman è un attore turco conosciuto a livello internazionale, con una carriera che ha superato confini e lingue. Dall'Italia alla Spagna, dal Medio Oriente all'America Latina, ovunque ci siano telespettatori c'è qualcuno che pronuncia il suo nome con affetto. Di fronte a un profilo così globale, non stupisce che i gesti verso di lui assumano spesso un eco che valica i confini. Dall'altra parte c'è Dimetos Demir, attrice di talento, energia solare e sensibilità riconosciuta. Pensare che proprio Dimet abbia scelto di commissionare all'estero un regalo per Khan vuol dire immaginare un pensiero nato da tempo, studiato nei dettagli, e trasformato in qualcosa di unico. Quando parliamo di un dono commissionato a uno straniero, già intuiamo un'aura di esclusività. Non si tratta di un acquisto al volo, ma di un'idea che ha preso forma attraverso passaggi, contatti, prove, confronti. Potrebbe essere un oggetto legato al loro percorso, un pezzo che racconta una memoria condivisa, o l'eco di una conversazione intima. Oppure, chissà, qualcosa che sfiora il confine tra amicizia, stima e un affetto che il pubblico ha imparato a leggere negli sguardi e nelle pause, tanto sul set quanto fuori. Di Dimetos Demir si dice spesso che non lasci nulla al caso. Una donna che, quando decide di sorprendere, si muove con misura e con grazia, selezionando con attenzione ciò che veramente conta. E se ha contattato qualcuno fuori dalla Turchia, allora deve esserci di mezzo un'intenzione potente, regalare a Khan un oggetto che non si trova facilmente, che non sia riducibile a un marchio, ma che si porti dietro una storia, magari scritta a più mani tra la persona che lo crea e quella che lo riceve. Entriamo nel cuore della questione. Cosa potrebbe essere questo regalo? Dalle voci che circolano in ambienti vicini allo spettacolo, si parla di un'opera d'arte. Non la classica stampa incorniciata né un souvenir senza personalità, ma qualcosa che unisce valore estetico e affetto personale. Un pezzo capace di raccontare senza parole. Il riferimento allo straniero ci porta verso atelier, studi, laboratori dove le mani di chi crea sono parte integrante della storia. Un artista, un artigiano, o un collezionista in grado di trovare quel pezzo irripetibile, risonante con la personalità di Khan Yaman. Immaginate Dimetos Demir alle prese con questa ricerca silenziosa. La vediamo ripercorrere nella mente le tappe del cammino di Khan, la sua disciplina, la sua determinazione, il modo in cui parla attraverso i ruoli e anche al di là dei ruoli. E poi pensare a un oggetto che non rimanga solo su una mensola, ma che diventi presenza. Una scultura dal disegno contemporaneo, forse. Oppure un dipinto che giochi con ombre e luce, a evocare quella forza controllata che Khan trasmette. Un elemento d'arredo unico, concepito come dialogo tra l'estetica e la memoria. Non sono pochi, in questi casi, a suggerire un'origine europea per questo capolavoro. È solo un'indicazione, nulla di ufficiale, ma la pista parla da sé. Botteghe italiane dove il design sposa la tradizione, studi francesi che trasformano una linea in poesia, spazi spagnoli in cui il moderno convive con una vibrazione calda e istintiva. Se pensiamo al legame tra Khan e l'Italia, non si può non ipotizzare una creazione fatta tra pietra, legno, metallo e luce mediterranea. Ma c'è anche chi immagina la Francia, con il suo gusto per il dettaglio, o la Spagna,
con quel respiro contemporaneo che sa essere intenso e luminoso. Il valore, come spesso accade, non si misura nel prezzo, ma nel pensiero. Un dono è speciale quando porta con sé l'ascolto di chi lo fa. Se Dimet Özdemir ha deciso di chiedere a uno straniero un lavoro su misura per Can Yaman, significa che ha investito tempo, cura, pazienza. Forse ha descritto i gusti di lui, ha raccontato momenti precisi, magari ha citato un colore che Can ama o un ricordo condiviso. Forse ha parlato di viaggi, di set, di città attraversate di corsa e poi rievocate con nostalgia tra un aeroporto e l'altro. E l'artista ha trasformato tutto questo in materia. È anche possibile che questo regalo custodisca un segreto simbolico. Potrebbe rappresentare la corsa verso nuovi progetti, la sfida dell'internazionalità, il ponte tra una lingua e un'altra, tra un'audience e un'altra. L'arte, quando è scelta così, diventa linguaggio parallelo, non serve spiegarla, la si respira. E per una figura pubblica come Can Yaman, abituata a essere osservata, un oggetto del genere potrebbe diventare rifugio e specchio, un modo per ritrovare un centro. Naturalmente, nel mondo dello spettacolo le notizie viaggiano tra indiscrezione e conferma. Noi, come sempre, ci affidiamo a fonti attente e non rinunciamo alla prudenza. Ma quando certe voci persistono, quando tornano più volte con sfumature simili, significa che qualcosa, da qualche parte, si muove davvero. Non stiamo parlando di rumor gridati, ma di sussurri che indicano la direzione di una storia credibile. Dimet Özdemir ha fatto realizzare all'estero un dono per Can Yaman, un pezzo unico, pensato per lui. Quali tratti potrebbe avere? L'istinto porta a immaginarlo contemporaneo, pulito, con un accento deciso. Can è spesso associato a eleganza e forza controllata, ha una fisicità che non si impone, ma si afferma. Una scultura in metallo scuro, magari, con linee tese e una superficie che assorbe e restituisce la luce a seconda dell'ora del giorno. O un dipinto che gioca su toni profondi, come se catturasse l'istante esatto in cui un attore smette di essere personaggio e torna persona. L'ipotesi europea resta forte. Si parla di contatti riservati, di messaggi scambiati con discrezione, di un laboratorio dove il tempo scorre al ritmo della creazione. Nessun nome confermato, com'è giusto che sia quando si desidera custodire la magia. Ma l'idea di una bottega italiana affacciata su una strada di pietra, di una mansarda parigina inondata da luce lattiginosa, o di un loft madrileno dove i colori si mescolano a note di chitarra, non smette di farci sognare. Perché questo dono sarebbe così speciale per Can Yaman? Perché parla di chi lo ha scelto. Dimet Özdemir non avrebbe puntato alla sorpresa facile. Avrebbe voluto lasciare una traccia gentile, un segno da portare con sé, da posare in casa senza bisogno di parole. E poi c'è un altro dettaglio: quando un regalo arriva da uno straniero, dalla mano e dall'immaginazione di chi viene da un'altra cultura, porta con sé un frammento di mondo. È come dire, condividiamo anche questo orizzonte, facciamolo nostro. C'è il gioco delle interpretazioni, certo. Un'opera così può essere un augurio, una promessa, un ricordo fissato una volta per tutte. Chi li segue da tempo ha imparato a leggere i loro silenzi e i loro gesti. Non serve un annuncio in grande stile per capire quando qualcosa conta davvero. Anzi, spesso proprio il contrario, i gesti importanti sono quelli che restano tra le mura, lontani da foto patinate e didascalie studiate. E qui arriva la domanda che in molti si fanno: dove si trova ora quel regalo? Can Yaman lo ha già mostrato? È in salotto, in uno studio, in una stanza dove entra solo chi deve? Magari è stato immortalato in un dettaglio sfuggito a uno scatto, o forse no. La discrezione che avvolge questa storia suggerisce che il dono viva, per ora, in una dimensione privata. E c'è qualcosa di profondamente elegante in questa scelta. Un oggetto nato da un pensiero così personale non ha bisogno di una platea per esistere. Gli basta l'attenzione di chi lo ha ricevuto e lo sguardo di chi lo ha immaginato. Ricapitoliamo il nostro percorso. Abbiamo seguito una traccia fatta di voci concordanti. Dimet Özdemir avrebbe commissionato all'estero un'opera, un pezzo unico per Can Yaman. Un gesto che racconta cura e dedizione,
che parla la lingua dell'arte per dire ciò che le parole spesso faticano a esprimere. Un dono scelto per rispecchiare gusti, momenti, racconti condivisi, e forse per segnare una tappa importante del cammino di entrambi. Non parliamo di un'ostentazione, ma di un'intimità custodita con grazia. Chi ama le storie dei due sa che questo tassello ha il profumo delle cose vere. Non serve ricamare, basta seguire i dettagli e lasciare che parlino da soli. E intanto l'immaginazione fa il resto. Immaginiamo Khan che torna a casa dopo una giornata intensa, posa lo sguardo su quell'oggetto e ci si riconosce. Immaginiamo Dimet che, in silenzio, sa di aver trovato il modo giusto per dire «ti ho ascoltato» senza pronunciare una sola parola. La bellezza sta qui, nella misura. E nella consapevolezza che, a volte, ciò che vale di più è ciò che non viene raccontato pubblicamente. Noi intanto continueremo a seguire questa pista con la delicatezza che merita, fidandoci di ciò che abbiamo raccolto e lasciando che sia il tempo, amico paziente, a rivelare il resto. Ora tocca a voi. Vi siete fatti un'idea? Che tipo di opera immaginate? Una forma slanciata in metallo, una tela con pochi colori e molte emozioni, un oggetto di design essenziale e pieno di personalità? Raccontatecelo nei commenti. Le vostre intuizioni spesso aprono strade nuove e regalano letture che ci sorprendono. Se questo viaggio nel non detto vi è piaciuto, lasciate un like, è un piccolo gesto che aiuta i nostri racconti a incontrare nuovi occhi. Condividete il video con chi ama queste storie di sensibilità e dettagli, perché alla fine è di questo che si nutre il nostro mondo. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi ora per restare con noi anche nelle prossime puntate. Abbiamo ancora molti fili da seguire e, chissà, forse presto arriverà quel segnale che tutti aspettano. Fino ad allora, restiamo in ascolto, con lo sguardo rivolto a ciò che conta davvero, i gesti, le scelte, i silenzi che sanno parlare. E questa, credetemi, è una di quelle volte in cui il silenzio dice tutto.